ho provato a capire se avesse senso, e se avessi il diritto, di fare la richiesta per il riscatto agevolato degli anni di laurea. Ho interagito con parecchi uffici, con diverse modalità, un chatbot, una videocall, una telefonata, svariate email. E le risposte che ho raccolto sono tutte molto diverse. Mi hanno persino suggerito, in modi diversi, come fare a porre la domanda agli uffici giusti. Alla fine mi sono rivolta ad un consulente privato che mi ha fornito una risposta in parziale difformità con le risposte già collezionate presso gli uffici. Ora, provate, vi prego, a immaginare con me se questo stesso dubbio l'avesse avuto un immigrato. Ma chi è immigrato? Sono io? Mariam, sono nata in Iran. Ho lasciato il mio paese 13 anni fa. Ho studiato negli Stati Uniti. Ho completato un dottorato al Politecnico di Milano, dove ora lavoro come ricercatrice. Posso considerarmi una immigrata tipo? Prendiamo uno dei tanti sportivi che per poter giocare nelle nazionali di altri paesi vengono naturalizzati italiani, tedeschi, francesi. È una di loro l'immigrato tipo? O forse l'immigrato tipo è una di quelle persone che senza prospettiva di futuro e spesso vendono oggetti per strada? Oppure ancora una persona che arriva col gommone sulle coste del nostro paese? La verità è che tutti noi siamo immigrati. Siamo tutti immigrati. Anche io sono un'immigrata ogni volta che per qualche giorno in più trascorro un po' di tempo all'estero. Siamo tutti immigrati e con diversi gradi di difficoltà interagiamo con i servizi. E se falliamo, perdiamo alcuni dei nostri diritti. Ed è su questo che vorremmo invitarvi a riflettere, sul ruolo che i servizi svolgono nel legame tra gli esseri umani e i loro diritti. E questo è importante e non lo è solo per gli immigrati, è vero per tutti i cittadini. Lo facciamo proponendovi 3 storie che ci raccontano 3 vicende differenti di interazione tra cittadini e servizi. E partiamo proprio da una vicenda della vita di Mariam. Io mi sento sempre iraniana. Sono sposata con un italiano. Abbiamo una figlia. E pensate, ho pure un passaporto italiano. Basta per sentirsi inclusi, integrati, italiani? Direi proprio di no. Voglio raccontarvi cosa mi è successo con il mio conto bancario italiano. Io e mio marito avevamo un conto cointestato in una banca grande in Italia. Ma a maggio 2019, improvvisamente, la banca ci disse che avrebbe chiuso il conto in pochissimo tempo, fermato, annullato. Mai andati in rosso, avevamo un prestito aperto, tutto regolare. L'unica spiegazione che ci hanno dato era: ne avevano facoltà da contratto. La stessa cosa nel 2019 è successa a molti iraniani con un conto aperto in Italia, ma succede ancora adesso. Nei mesi successivi è stato molto difficile trovare una banca disposta ad aprire un conto bancario per me, che sono di origine iraniana. Vi prego di pensare insieme a me. Fosse successo a qualcuno di noi, ti trovi in un paese straniero che ti ha concesso la cittadinanza, cioè sei in regola. In questo paese lavori, hai una casa di proprietà, un coniuge, una figlia e paghi le tasse e non c'è nessuna banca disposta ad aprirti un conto? In un attimo mi sono trovata in una situazione di discriminazione,
di negazione di diritti. E sì, diritti al plurale. Non si tratta solo di non avere un conto bancario, ma di non ricevere uno stipendio, di non poter pagare le bollette, di non poter pagare nei negozi. Se perdi un diritto, ne perdi tanti altri a cascata. La seconda storia che vi proponiamo è quella di Oren Iftakhel, un professore israeliano di chiara fama, invitato come visiting professor presso il Politecnico di Milano. Okay, my experience as an immigrant in Italy is full of frustration. The bottom line is that I'm leaving tomorrow after 3.5 months and I still don't have a legal way to work because I didn't complete the process of verifying my work permit. Oren era già stato 3 volte al consolato italiano a Beersheba per ottenere, perché lui l'ha avuto, il timbro sul passaporto, scritto visto per lavoro, prima di venire in Italia. Giunto in Italia non ha potuto firmare il contratto col Politecnico di Milano perché il visto andava completato, andava regolarizzata la procedura. È stato tantissime volte in questura, in prefettura, e le informazioni che gli hanno fornito sono state sempre incomplete, date un po' alla volta, mai troppo chiare. La vicenda si è conclusa. Oren è ritornato in Israele e il visto sul passaporto non è stato ancora verificato. Ora andiamo in Grecia, in un centro di accoglienza. Fatima e suo marito sono siriani. E Fatima è incinta e deve partorire. Ma lei non vuole andare in ospedale. Perché? Perché lei non sa che è suo diritto, se anche lei è irregolare, nel base articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Alla fine, Fatima dà alla luce un bimbo nel centro di accoglienza. Dopo pochi giorni, un dipendente comunale arriva per la dichiarazione di nascita. Problema: ci sono 3 lingue di mezzo. Il formulario è scritto con alfabeto greco. Viene compilato con alfabeto latino, però Fatima è siriana e la sua madrelingua usa alfabeto arabo. Chi controlla come viene scritto il nome di Muad e anche il nome di suo padre e sua madre? Così Muad viene registrato con un nome sbagliato. Sbagliati anche sono i nomi dei genitori. Come va a finire? Fatima e suo marito sulla carta non hanno figlio e Muad, che si chiamerà anagraficamente Muha, sulla carta non ha genitori. Noi ci abbiamo provato, siamo ottimisti. Ci abbiamo provato con un progetto europeo intitolato Easy Rights, servizi facili, anzi diritti facili. Siamo ottimisti, come vi ho detto. Easy Right considera, dà per scontato, parte dall'idea che i servizi sono interfacce fra esseri umani e diritti. Ha ragionato con queste storie, ha ragionato con queste persone, ha ragionato su queste situazioni e ha dedotto che è importante che questi servizi lavorino bene, perché se non funzionano bene queste interfacce, di fatto allontanano le persone dai loro diritti e questo è molto grave se accade a quelle persone che già vedono i loro diritti frustrati, negati in modo sistematico nei paesi dai quali scappano. Migliorare l'interazione tra immigrati e servizi è stato lo scopo di Easy Rights, un progetto che ha lavorato al miglioramento delle interfacce con soluzioni tecnologiche di facilitazione di uso e di guida a servizi.
In EasyRight noi abbiamo costruito un chatbot che usa un sistema di intelligenza artificiale per leggere i documenti amministrativi e ricostruire le procedure per step che poi presenta all'utente. Il chatbot consente all'immigrato di accedere ad alcuni tool che lo aiutano a familiarizzare con la lingua dei paesi ospitante e propone l'esercizio di vocabolario e pronuncia dedicati alla procedura che deve affrontare. In EasyRight abbiamo fatto anche altro, abbiamo costruito uno standard di qualità dei servizi che in questo momento è in corso di formalizzazione presso il CEN, l'ente europeo di standardizzazione. Abbiamo chiamato questo standard Mediation Grammar. L'abbiamo chiamato così perché lo standard propone per l'appunto una grammatica che prova a garantire una qualità minima nella mediazione tra esseri umani e loro diritti, una qualità minima per l'appunto dei servizi. Questo standard lavora su 3 componenti. La prima è quella dell'attualizzazione dei diritti, perché non debba mai succedere che, vistosi negato un diritto, un cittadino se ne veda negati tanti altri. L'abbiamo imparato con la storia di Mariam. Il secondo componente si chiama adeguatezza informativa. I servizi devono essere forniti con procedure e anche linee guida chiare, complete, accessibili a tutti, perché non può capitare che un professore universitario che parla 4 lingue diverse, che ha già completato l'80% di una procedura nel paese di provenienza, non riesca a fare l'ultimo passo in 3 mesi e mezzo. E infine, l'accessibilità linguistica. Non ci possiamo permettere il lusso di disgregare una famiglia perché la lingua parlata e quella scritta in un'interlocuzione non corrispondono. Molti cittadini sono in guerra con i servizi. È un po' esagerata questa frase, però è la verità. Se questi servizi non funzionano bene, neghiamo diritti. Speriamo di aver chiarito questo concetto. Un beneficio che costruiamo per gli immigrati non è esclusivo per gli immigrati se lavoriamo bene con i servizi. Costruiamo migliore accessibilità ai diritti anche agli altri cittadini e garantiamo il diritto ad un lavoro sereno anche a chi quei servizi li fornisce. Amore incondizionato per l'essere umano rischia di essere una frase retorica se noi non creiamo le condizioni per far sì che a tutte le persone sia assicurato l'esercizio dei propri diritti. Per noi questo amore si sostanzia nelle condizioni socio-tecniche, i servizi appunto, che devono essere progettati e forniti in modo che siano ridotti all'osso gli ostacoli tra i cittadini e i loro diritti. Grazie.